Benvenuti sul canale del Duca di Evian. Per tutti gli appassionati di dolci di carnevale, oggi faremo le castagnole, quelle morbidissime. Pochi ingredienti, 5 minuti. Un po' di olio, un po' di zucchero, uno yogurt al limone, un uovo intero, un'arancia grattugiata. La rimanenza dell'arancia sono circa 60-50 grammi, una bustina di lievito da dolci, 270 grammi di farina, una bella bustina, una ciotolina, e iniziamo a rompere l'uovo, unire lo zucchero. Ecco, abbiamo rotto l'uovo, vediamo, abbiamo unito lo zucchero. A parte vi darò la ricetta esatta, se voi la seguite in modo esatto vi vengono perfette. Quindi lo zucchero, un uovo intero, le scorze d'arancio, un pizzico di sale che ho messo a mano e girare. Appena che questo qui è fatto metteremo l'olio, dopo c'è il peso anche dell'olio specifico, e subito dopo lo yogurt al limone. Io consiglio sempre al limone. Ecco, qui abbiamo messo l'olio, lo yogurt, vedete, il vasetto, l'olio, giriamo bene, vedete che colore prende. Adesso metteremo il succo dell'arancio, mi raccomando lo dovete passare perché quel grosso non va bene. Quindi girare bene, divertirsi. Versiamo anche il succo d'arancia. Non vi preoccupate perché non dovrà essere pastosa questa salsa. Lo giriamo. Allora, questa qui è un'arancia rossa, era un pochettino più scura, ma sempre buona sarà. Adesso è ben amalgamata, vedete? Si vede, no? Metteremo la polverina del lievito, eccola qui, abbiamo messo anche questa, giriamo anche questa. Io già sento il profumo di questo. Il vantaggio di queste castagnole è che non hanno necessità di forno, vanno fritte, si friggono immediatamente, sono piccole palline, si possono fare anche a finoncini, io preferisco fare le palline. Adesso metteremo cucchiaiate di farina, la farina un po' alla volta, non andate di fretta, eccolo qua. 3 cucchiai alla volta. L'impasto non dovrà essere duro ma morbido, ma non così morbido allora nelle pasticcerie fanno queste cose e usano i sacchi a poche. A Roma li chiamano i sarchiaponi, cioè praticamente è quell'imbuto di plastica, di resina, che ci mette questo impastino, questa crema, lo si versa direttamente nell'olio nella forma in cui si vuole. Si può fare rotone, a ciambella, a finoncino, a pallettina, tagliandolo con una forbice. Noi, siccome siamo a casa, e le ricette io voglio che vengano fatte per tutte le case, in modo che tutto sia semplice e artigianale, noi lo faremo con i cucchiai. Mettiamo altra farina, ecco qua, e continuiamo.
ed ecco fatto, mescolato deve venire di questa densità, deve scendere dal cucchiaio così, non deve essere lenta ma non deve essere neanche dura. Qui prenderemo, se avete il saccapoce vado il saccapoce perché è più facile, invece col cucchiaio prenderemo un pochettino e con un cucchiaino mi aiuterete a scendere. Ho assaggiato l'impasto ma si è ingarbugliato la lingua, quindi praticamente adesso prepariamo l'olio, una bella, e vi faccio vedere. Allora vi do un trucco: prendete una pentola, siamo a casa, non siamo al ristorante, bordi alti e stretta, vedete? Non ci mettete l'olio, fate riscaldare il tegame e quando è scaldato ci mettete l'olio di semi. Io sto usando un olio di semi, dicono qualitativamente molto buono, comunque dal costo sicuramente buono. Mettendo questo piccolo tegame possono galleggiare, invece nelle padelle basse non galleggiano, toccano il fondo e si bruciano. Quindi non bisogna adesso far arrivare al punto primo l'olio. Queste sono le castagnole stracciate, devono venire così, si deve vedere la cosa rustica. Deve essere differente dall'industria, dalle pasticcerie, deve essere proprio una cosa evidente che è fatta in casa. Vedete i primi? Sono appena usciti, eccoli qui. Adesso a questi gli daremo una spolveratina. Abbiamo fretta, stiamo preparandoci una bella merendina. Come vedete io ne faccio 4-5 alla volta. Siamo a casa, non siamo al ristorante, non dobbiamo servire nessuno, dobbiamo rincucinare. Cucinare significa amare, fare l'amore. Vedete, stiamo finendo. Vi voglio far vedere la morbidezza di queste, guardate che morbidezza. Adesso sono quasi ultimate, ultima cottura. Mi raccomando, l'olio mettetelo dentro un contenitore e date ai centri di raccolta, non gettatelo né il lavandino né il bagno, perché inquina veramente tanto. Datelo pure a qualche ristorante, se lo conoscete come lo chiamate. E tra poco vediamo queste meraviglie stracciate. Adesso me la mangio.